Ciao a tutti, sono il vostro Ale. Oggi vi spiego come verniciare il legno grezzo. Qui è stato fatto ristabilire il gesso, scusate, però anche se avessero fatto la stabilitura è la stessa cosa. Logicamente devo dire che sono stati bravi, però in alcuni punti c'è un po' di malta, c'è un po' di gesso, perché col nastro magari è rimasto attaccato. Quindi la prima cosa da fare è effettuare e pulire il legno. Allora, spatolina, come vedete viene già via il grosso, pulisco, gli do una passata e poi con la carta vetrata 120-100, come potete vedere viene via. Ancora meglio con la paglietta, toglie proprio quello che è malta, gesso, lo sporco. Bisogna toglierlo perché altrimenti con la vernice, che dopo vi spiegherò, si vede. Ecco fatto. Questa è la pulizia. Allora, dopo aver pulito bene dove hanno sporcato quelli del gesso, della stabilitura, il cliente vuole un effetto cera, cioè in colore. Quindi useremo un prodotto cerato in colore. Questa è la vernice a cera in colore ed è pronta all'uso, come potete vedere. Quindi non c'è bisogno né di diluente né di acquaragia. Si usa, incominciamo a dare la prima mano e poi vediamo se c'è bisogno anche della seconda. Procedo. Vuole molta pazienza, ma esce bene già con una mano. Dopo aver dato la prima mano di cerato, come potete vedere il legno qui è asciutto e ci sono delle chiazze opache dove il legno ha assorbito di più e di meno. Allora a questo punto bisogna dare la seconda mano, come sto facendo. Adesso vi faccio vedere che l'uniformità diventa regolare, vedete? Perché dove non ha assorbito assorbe e dove ha assorbito non assorbe più, diventa tutto bello omogeneo. Chiaramente dovete andare in controluce a guardare il legno. Dopo aver dato la prima mano e la seconda mano di vernice cerato, come potete vedere l'effetto è satinato. Non si vedono più le chiazze opache e lucide, ma si vede tutta una satinatura fatta perfettamente bene. Col legno bisogna sempre dare due mani, sempre, per avere questo effetto. Ciao a tutti, spero che vi siate divertiti. Ciao!